Ciao a tutti, guardate che meraviglia il mio Nashi Shinseki, ovvero peromela che ho piantato l'anno scorso. Ha una bellissima fioritura. E come il Nashi Shinseki sono in fiore molte piante, tra cui principalmente io direi i ciliegi. Siamo ai primi di aprile e a mio parere è un po' un'anomalia. Da quando ho la baita qui è il primo anno che vedo una fioritura così anticipata. Saremo in anticipo di 3 settimane. Ha fatto molto caldo effettivamente settimana scorsa, ha fatto caldo per 10 giorni, sembrava pieno maggio. Quindi le fioriture sono partite, le piante cominciano la fase vegetativa, quindi iniziano a spuntare i primi teneri germogli. E sono proprio curioso di andare a vedere un pochino cosa sta succedendo all'interno delle famiglie. Vi ricorderete che nell'ultimo video di circa un mese fa avevo fatto uno dei primi controlli post invernamento. C'era una famiglia debolina e una famiglia più forte, diciamo. Oggi mi aspetto di trovare della covata, perché l'ultima visita che avevo fatto, che non avevo ripreso, c'era stato di nuovo un blocco di covata perché c'è stato un ritorno di freddo. Quindi è una stagione molto molto altalenante adesso. L'importazione di polline c'è, quindi c'è cibo per le nuove nate. Tutta questa situazione di caldo, fioriture dovrebbe veramente agevolare la covata, quindi andiamo a fare un giro, andiamo a vedere un pochino cosa c'è dentro e cosa sta succedendo all'interno delle famiglie. Qui davanti potete già vedere uno dei tanti ciliegi in piena fioritura. Questo qui invece lo definisco un po' il ciliegio della baita, è ancora leggermente indietro ma è pronto ad esplodere anche lui ed è esattamente sopra alle arnie, quindi è cibo facile per le mie apette. Come potrete notare, il ciliegio è una pianta decisamente comune qui nei nostri boschi. Questo è un ramo che sarà spezzato. Ecco, questo qui è un piccolo ciliegio. Sarebbe bello se riuscissi a farvi vedere qualche fiore. Spero che si veda qualcosa. Comunque eccoli qua, guardate qui i fiori del ciliegio. Si vede proprio che hanno tutti i pistilli belli pieni zeppi di polline. Non è detto che sia anche ricco di nettare adesso, perché il problema è che stiamo passando un periodo molto siccitoso, quindi non vorrei che anche l'acqua possa avere un'influenza negativa sulla produzione di nettare. Allora io andrei a visitare questa famiglia qua, che era quella che mi dava qualche preoccupazione in più. Qualcuno di voi mi ha anche scritto nei commenti occhio nosema, perché c'era qualche cacchetta in giro. Onestamente io non è che mi sia preoccupato più di tanto, ve lo dico sinceramente, perché può essere anche semplicemente un po' di diarrea, insomma. Comunque sicuramente è una cosa da monitorare, ma non ho più visto questi episodi, queste chiazze al di fuori delle arnie, quindi probabilmente era una condizione transitoria, va a capire. Allora, il candito è stato spazzolato per bene. Allora, non vedo già un grande caos. Vedete, qua ci sono queste cattine che qualcuno mi aveva fatto notare che potrebbe trattarsi di nosema, speriamo vivamente di no. Allora, qua abbiamo qualche apetta. Qualche apetta intenta a consumare del miele.
qualche apetta anche qua, polline e anche un po' di nettare, quindi probabilmente qualcosina stanno portando a casa, ma io vorrei vedere della covata. Oggi tra l'altro, dopo questo periodo di grande caldo, oggi è una giornata non particolarmente calda, quindi tra l'altro non è neanche il massimo per visitare, però vedete che hanno costruito ponti di cera, buon segno. Oh sì, abbiamo della covata, guardate, una rosa qua centrale, quindi io mi aspetto di trovare la regina qua, vedo che le api danzano, quindi anche qua abbiamo della bella covata. Adesso mi sfugge la regina, non la vedo però. Beh, bene, bene, la covata è partita. Vi faccio vedere questa famiglia perché secondo me è quella che potrebbe darmi più problemi, non è molto forte. Comunque stanno già aumentando sensibilmente di numero, qua non c'è niente, qua un po' di covata, polline, niente. Vabbè, insomma, siamo indietro, però qualche progresso c'è. Eccola qua la regina, guardatela qui, la vedete? Qui c'è la regina, questa regina qua, tra l'altro non è che una regina che mi abbia mai entusiasmato, speriamo che è docile, sì, ha di buono che è docile, speriamo che inizi a covare fortemente. Niente, questa è la situazione della famiglia un po' più in crisi. Ho stretto su 5 come qualcuno mi aveva suggerito. Vabbè, dai, va bene. Magari dai, mettiamo questo qui che è bello, smuirico, lo mettiamo al posto di questo magari, qua non c'è rimasta più una mazza, sì dai.
E vi faccio dare una sbirciata anche a questa, che è un po' più interessante, è più popolata. Questa è la mia cara Satana, vedete qui abbiamo tutta una bella rosa di covata, anche qua tutta covata. Un pochino di nettare covata, forse si comincia a vedere anche il fuoco. Bene, vedete che eccola qui la reginetta lì nell'angolo. Beh, sì, questa è, abbiamo il doppio della covata rispetto all'altra. Ecco, vedete qua? Questo è un favo dove c'è della diarrea. Però onestamente io non mi preoccuperei più, mi sembra che era stata una condizione transitoria, non vedo più grossi problemi. Candito lo stanno consumando, ce n'è ancora qua comunque. Bene, in conclusione a questa visita direi che la stagione si può definire iniziata, perché secondo me questa sarà una covata che verrà portata avanti. Dubito ci saranno interruzioni, anche se è previsto un ritorno del freddo per questa settimana. Quindi bisogna tenere un po' gli occhi aperti, perché la covata consuma molto, quindi bisogna sempre lasciare del candito, del nutrimento, perché ho notato che di importazione di polline ce n'è molta, ma importazione di nettare poca, molto poca. Onestamente pensavo che questa fioritura del ciliegio fosse più redditizia da questo punto di vista, quindi vedremo. Comunque discorso nosema non sembra al momento un problema, mi sembra tutto regolare. Le famiglie mi sembrano sane, devono semplicemente partire. Dobbiamo sperare che insomma l'ambiente circostante offra alle apette tutto ciò di cui hanno bisogno. Niente, vi ringrazio, vi ricordo di mettere un like, di lasciare un commento se vi va, lasciatemi anche la vostra opinione, che io leggo sempre tutti i commenti e quindi mi fa molto piacere anche sentire un po' la vostra opinione, se avete dei consigli da darmi riguardo al discorso apicoltura. Vi ricordo di iscrivermi anche al mio canale principale, che troverete in fondo alla fine del video, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, ciao a tutti.